Eccoci qua, ci siamo, ci siamo. Mi sentite? Battete un segno, battete un colpo se mi sentite. Vedo ci sono persone nuove. Eccoci qua. Buonasera Roberta, Ioana, Paolo, Creare con Tommy, buonasera, Fabio, Sonia, buonasera, Luisa, Cristina, Madda, Aurelia, Massimo, vedo tanti nomi nuovi anche stasera, quindi mi fa molto piacere di questa nuova, scusate per la voce, per questa nuova diretta del 18 di aprile 2021. Mamma mia, il tempo vola. Quindi da quest'anno avevo deciso di fare una diretta al mese, siamo a circa la metà del mese, quindi 18 aprile 2021. Buonasera, buonasera, buonasera. Mi fa molto piacere. L'effetto Covid ha portato nuovi utenti. No, Paolo, questo è l'effetto legge di attrazione. Il Covid purtroppo porta altre cose. Comunque, dai, iniziamo. Sono le 9 e un minuto. Vediamo se riesco ecco qua. 95 spettatori simultanei. Allora, inizio subito visto che YouTube ha chiarito il fatto che per ogni live si deve specificare le regole della community, quindi mi raccomando, non dite parolacce, non infamatevi a vicenda, non infamate soprattutto me, e questo lo devo dire appunto per essere in pace con la chat dal vivo della community di YouTube, anche perché sono stato ripreso più volte. Allora, detto questo, Letizia, buonasera, Rosalba, Angiolina, Johnny, mamma mia, siete fantastici. Clara, perché non sento niente? Fatima, buonasera, ce l'hai fatta, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Sicuramente hai avuto una giornata molto 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 interessante e mi fa piacere averti qui stasera. Eccoci qua. L'argomento di stasera è un pochino misto, è vario. Volevo parlare di benessere, come si costruisce il benessere. Poi, naturalmente, di legge d'attrazione. Il canale DNA Health è nato per parlare di legge d'attrazione, benessere, crescita personale. Quindi non può mancare la legge d'attrazione anche stasera. E poi l'importanza delle parole nella quotidianità. L'importanza delle parole nella quotidianità è... che dire, è una cosa immensa. Io leggo un sacco di commenti e spesso questi commenti mi danno già un senso di, come dire, non riesco a trovare il termine adatto, comunque danno un senso di negatività, ecco, un senso di negatività alla frase, anche se poi realmente è una frase positiva. Quindi usare termini giusti, pensare in termini giusti aiuta veramente nella vita e nelle attrazioni di tutti i giorni. E poi, una delle domande essenziali, ma si può attrarre per terze persone? Ecco, vediamo, chi lo sa, lo scopriremo durante la serata. Vedo, siamo già a 228 spettatori simultanei, quindi, come dico spesso io, tanta roba. Ecco la mia collaboratrice, ecco qua, Giuseppe, Anna, Roberta, buonasera, Maria, Rita, buonasera. Devo dire poi stasera non mi sono preparato neanche un foglietto di appunti, quindi andrò molto a braccio, ma del resto come faccio sempre. 222 spettatori, 55 like. È una bella sincronizzazione, Astrid, hai ragione. Quindi, ciao Eurania. Sì, è sempre bellissimo salutarvi dal vivo e io spesso rispondo ai commenti con dei cuori, con dei bacini, con un grazie, però così dal vivo è molto più bello, molto più soddisfacente, quindi grazie veramente a tutti di essere qui questa sera. Hola de Argentina,
Un saluto dall'Argentina, bellissimo. Sono diventato mondiale. Bellissimo. Clara, un anno che ti seguo. Le dirette, questa è la prima allora, mi fa piacere. Quindi, iniziamo a fare un pochino a parlare di questi argomenti. Allora, crescita personale, benessere personale, come si raggiungono? Io devo dire la verità, sono una persona felice, sto bene. Ho molte delle cose che ho chiesto alla legge d'attrazione, per altre ci sto lavorando, ma fondamentalmente le mie giornate si svolgono in maniera felice, piacevole. Ovviamente si parla della maggioranza delle giornate, non di vivere come un ebete felice 24 ore del giorno. Una persona ha i propri scontri, ha le proprie necessità, ha i propri disguidi e litigate, quindi è normale, ecco. Però una persona quando torna a casa la sera oppure quando si sveglia il giorno dopo la mattina deve tornare ad essere la persona che è, felice, in pace con il mondo, in pace con se stessa. Anche da Malta, scusate l'interruzione, dalla Spagna, buonasera, buonasera a tutto il mondo allora. Quindi, continuando, come si costruisce questa felicità, questa voglia, questa gioia di vivere anche? È molto semplice, è veramente semplice. Io mi sono accorto, io parlo per esperienza. Qualcuno molte volte mi dice che questa è una citazione non lo so, del 1800, di questo e quest'altro. No, tanta della mia esperienza cioè tanta di quello che dico è esperienza personale. Quindi posso dire che rispetto a 15 anni fa lavoravo la mattina, tornavo il pomeriggio, rilavoravo la sera, era tutta una routine così. Per me stesso non facevo niente. Fondamentalmente mi dedicavo magari una sera a settimana al pub con gli amici, forse una sera a settimana, perché spesso poi non mi potevo neanche quasi permettere di andare al pub magari a spendere 20-30 euro. Quindi si sommavano tante piccole cose che poi ti facevano passare le giornate tutte uguali. E poi finiva insomma la settimana con pochi soldi in tasca e tanto stress alla fine. Dico subito questa cosa. Intanto buona serata e buon ascolto a tutti. Per le domande tra un pochino, quindi non iniziate adesso a fare domande. Fabio, vedo che te stai già scrivendo tantissimo. Per esempio, io ho detto un nome a caso che ho visto la domanda. Aspettate insomma, che legga le vostre domande. Adesso non sto leggendo, quindi sentite un attimo l'argomento e poi dopo facciamo le domande per un secondo tempo di questa serata. E insomma, continuando, come lavoravo tanto oppure lavoravo poco, però tanto poi non avevo tempo o non avevo soldi, ero sempre stressato, ero sempre arrabbiato con me stesso perché non avevo né tempo né soldi, oppure avevo soldi ma non avevo tempo e viceversa, e così via. Ho iniziato a stare bene dedicandomi poco tempo a me stesso. Mi sono fatto aiutare all'inizio. Mi sono fatto aiutare da una persona che mi ha detto: scusa, ma a te cosa piace? Cosa piace fare? A me piace, per esempio, sparare al poligono. Oppure piace farmi delle belle passeggiate con il mio cane. Oppure fare qualcosa, non lo so, un massaggio, per esempio. Stare con i miei amici a bere una birra, questo mi faceva molto piacere. Oppure altre cose, non so, parlare con mio padre, magari, che abitando in case separate non ci parlavo così spesso.
Quindi ho tirato giù una specie di lista, una lista che poi ho scoperto essere una lista semplice, ovvero 2 o 3 cose corrispondevano anche a spendere soldi, per dire andare al pub con gli amici, corrisponde a spendere dei soldi per uscire. Ma molte delle cose che mi rendevano felice non costavano niente. Farsi una passeggiata. Io ho sempre abitato comunque in montagna, quindi ci sono dei posti bellissimi, delle passeggiate fantastiche. E questa persona mi ha indicato di fare una delle attività che mi piaceva fare quotidianamente. Suonare, per esempio. Quindi spesso e volentieri non toccavo il pianoforte perché dovevo lavorare. E se devi lavorare tutto il giorno, torni a casa la sera, sei stanco, non ti metti neanche a suonare. Quindi è questo fondamentalmente. Ho iniziato a riprendere un pochino del mio tempo. La cosa veramente divertente è stata che riprendermi questo tempo all'inizio era faticoso, era molto faticoso, come se la mia mente andasse in contrasto con quello che avevo creato nella routine. Quindi avevo creato nella mia routine la fatica, il lavoro, lo stress, l'ansia, il non arrivare, il non riuscire. E tornavo a casa, ero demotivato, magari avevo lo stesso 3-4 ore di giorno e non facevo niente, mi buttavo sul divano a guardare un film. E il giorno dopo partivo la mattina dicendo no, mamma mia che palle, devo tornare al lavoro, scusate il che palle, mi è scappato, ma tanto ci capiamo, dai. E quindi era diventata questa routine esclusivamente fatta di doveri negativi, o doveri comunque per arrivare alla fine del mese. Da quando poi mi sono sforzato anche a fare qualcosa quotidianamente per me, ho riniziato a sentire la mia felicità. Quindi, quotidianamente, una passeggiata, 10 minuti magari, una bella coccola al mio cagnolone o ai miei gatti. Quindi però dedicare del tempo in maniera sana, non così coccola sulla testa e ciao. Quindi fondamentalmente dedicarsi del tempo per le proprie passioni, alle proprie passioni. Quindi ogni giorno, questo è il mio consiglio che posso dare a tutti voi, trovate uno spazio per voi. Cosa vi piace fare? Fatevela questa domanda. Cosa mi piace fare? Cosa mi fa stare bene? Anche questo, cosa mi fa stare bene? E quindi ogni giorno portate avanti qualche minuto di quello che vi fa stare bene, anche se siete stanchi, anche se vi fa fatica. Poi la fatica comunque spesso è solo mentale. Cosa vi piace? Ecco, fatelo. Quando inizierete a fare quello che vi piace fare, ne vorrete sempre di più, ma sempre di più veramente. Io dalla passeggiatina dei 5 minuti poi sono passato a fare dei trekking la domenica di ore e ore, ma perché ne volevo di più, di gioia, di benessere, di piacere. E vi posso garantire che quando poi una persona va a letto la sera e si è dedicata un'ora magari per se stesso, poi ripeto, può essere anche leggere un libro, può essere qualsiasi cosa, quando ti sei dedicato questo tempo per te stesso, vai a letto molto più riposato, molto più rilassato, hai staccato la mente da tutti gli obblighi della quotidianità, o comunque tutte le cose che si accumulano. E quando una persona va a letto, la mattina si sveglia quasi felice per lavorare e magari rifinire la propria giornata per dedicarsi a se stesso nuovamente. Quindi poi alla fine io non programmavo più le giornate in base al mio lavoro, ma programmavo le giornate in base ai miei hobby, a ciò che mi faceva stare bene. E questo poi è diventato una nuova routine. Ripeto, inizialmente era faticoso, ma poi uno ci prende sempre più gusto, più ritmo, più piacere. E il piacere porta altro piacere e benessere.
il benessere porta gioia, il benessere porta amore, il benessere porta tante cose, tra cui il benessere porta anche tempo e anche ricchezza. Ovviamente è un percorso, non è che ho schioccato le dita e in un mese ero la persona gioiosa, felice e economicamente a posto. Assolutamente no. È un percorso che è durato dei mesi, degli anni e tuttora io quotidianamente dedico del tempo a me stesso, anche quando ho delle giornate molto lunghe. E la cosa divertente è che le mie passioni, i miei hobby si sono trasformati negli anni e per esempio una cosa che mi fa molto piacere è farmi un autotrattamento Reiki. Quindi se qualcuno mi chiede qual è la tua coccola serale, per dire, io mi faccio un autotrattamento, mi mando dell'energia buona, mi, mi curo, quindi è una cosa per me bellissima, ecco, è una cosa che mi sta arricchendo quotidianamente. Quotidianamente, giorno dopo giorno, coltivo il mio benessere. Quindi, cosa dovete fare voi? Stessa identica cosa. Fatevi la domanda, cosa mi piace fare? Fatevi una lista, ma veramente, scrivete una lista. Mi piace fare questo, mi piace fare quell'altro, mi piace fare questo, questo e quest'altro. Una volta fatta la lista, scegliete quanto tempo ho da dedicare a questo, al mio benessere. Tanto, poco. Ecco, ho poco tempo, voglio dedicare 10 minuti. Cosa posso fare in 10 minuti? Cosa posso fare in 5? Cosa posso fare in queste cose qua? Quindi però giorno dopo giorno si costruisce il proprio benessere. Non oggi sono stressato, domani voglio stare bene, sto bene, punto. Non funziona proprio così perché poi sì, ho risposto ultimamente a alcune mail dove una persona mi ha detto guarda, sto facendo un percorso di crescita ma spesso e volentieri ricado nella negatività. Appunto è normalissimo, un percorso di crescita è un percorso. Percorso vuol dire cammina, cammina, cammina da un punto A a un punto indefinito o un punto B magari. Quindi fondamentalmente Miranda mi fai sorridere. Fondamentalmente è questo, ecco. Un percorso vuol dire inciampare anche. E quante volte si inciampa nella vita? Tante. Io sono inciampato migliaia di volte, credo. Quindi inciampare fa parte del percorso, sbagliare. E più si sbaglia, più diventiamo bravi spesso anche, quindi mi raccomando. Allora, questo era il primo argomento, quindi quotidianamente dedicatevi del tempo a ciò che vi piace fare, ciò che vi fa bene fare. Mi raccomando, è importante. Ci dimentichiamo di essere esseri umani, magari per il lavoro, perché lavoriamo troppo. Quindi il lavoro sì, siamo in un mondo dove senza lavoro non viviamo, senza soldi non siamo nessuno e quant'altro. Bene portare avanti il lato spirituale, benissimo, ma ricordiamo che comunque da il chakra del cuore in su si va nello spirito, dal chakra del cuore in giù si va anche nella terra, quindi fondamentalmente bene nutrire sia la parte spirituale sia la parte materiale anche, quindi cerchiamo di, di dedicare del sano tempo con noi stessi, vogliamoci bene, perché poi quando il corpo ci manda a quel paese diventa anche tardi. Poi, Urania si inciampa quante testate. Anzi, una volta mi fa venire da sorridere perché sono fisicamente inciampato una volta in piscina, mi ricordo. Ho tirato una testata e ho rotto una mattonella della piscina con la testa e me la volevano far ripagare, oltretutto. È stato divertente. Comunque, dai, continuiamo. L'importanza delle parole. L'importanza delle parole nella quotidianità. Questa è una lezione che a me personalmente ha insegnato la PNL. Ho studiato PNL, ho praticato PNL, tuttora con i miei clienti utilizzo la PNL, sia con le meditazioni sia con altri metodi, ancoraggi, meditazioni, e
la PNL comunque insegna che le parole hanno una forte valenza nella vita. Oggi nel pomeriggio mi sono rimesso a leggere un po' di commenti del canale. Ogni tanto do un'occhiata ai commenti e mi viene da ridere, da sorridere anzi. E quindi, praticamente niente, le parole. Abolite parole come non mi riesce. Le parole come non mi riesce non vanno dette. Bisogna dire parole che sono magari un pochino più propositive, un pochino più scelte, ok? Quindi il non mi riesce sostituitelo con come posso fare per, ok? Quindi questa è una lezione che anche lì ci ho sbattuto la testa tante volte. Quando studiavo pianoforte, maestro non mi riesce, maestro sto pezzo non mi riesce proprio. No, continua, insisti e vedrai che ti riesce. Infatti poi era così, mi riusciva sempre alla fine. Però fondamentalmente bisogna fare questo, trovare variazioni a tutto ciò che ripunta al negativo, a tutto ciò che va verso il dubbio, verso il non riuscire anche, verso a tutto ciò che già scoraggia nella parola. L'esempio che faccio spesso è questo. Come stai? Quando uno ti fa la domanda. Non male. Cosa si sta amplificando? Lo stare bene o lo stare male? Cioè il non male stai dicendo male, fondamentalmente. Come stai male? Ecco, è la stessa cosa. Quindi, perché dimmi che stai bene, fai prima, il non male, o dimmi se non stai proprio benissimo, dimmi che stai benino. Già meglio, sei sul bene, non sei sul male, sei sul benino. Quindi è importante anche saper gestire i pensieri e le parole perché hanno insomma un discreto potere, soprattutto anche quando parliamo di legge di attrazione. Quindi Home Sweet Home, allora questo ti rispondo perché fa parte di questo tema. Parole e pensieri hanno lo stesso potere? Sì e no. Ovvero, la parola in sé produce comunque una vibrazione che è percepibile, è vibrante. Puoi far muovere un vetro con una parola, con un pensiero no, questo no. Però si vanno a toccare anche argomenti diversi spesso, quindi una parola vibra e una parola comunque amplificata anche dal pensiero. Quindi quando una persona parla di solito pensa anche, spesso, spero insomma. quindi la parola ha una valenza energetica molto potente. Il pensiero, se guidato con intenzione, potrei quasi dire che ha una potenza molto simile. Ricordiamoci però una cosa essenziale. La nostra mente, come organo intendo, anche, quindi il cervello, fisicamente il nostro cervello, non si spenge mai per 24 ore al giorno. Pensa, ragiona, riflurla. Quindi il riflullio della mente, dire un ti odio o un ti amo, lo dici una volta e sicuramente è molto potente perché c'è la vibrazione, c'è il sentimento, c'è tante cose quando uno lo dice, ma se poi lo ripensi per 24 ore, la solita frase o la solita parola, sicuramente avrà un potere ridondante anche il pensiero, visto che magari ridonda nella mente per 24 ore. Quindi è anche questo il fatto. Imparare a parlare bene corrisponderà a imparare a pensare bene e viceversa, imparare a pensare bene corrisponderà a parlare bene. Quindi
Intanto anche buonasera ai nuovi entrati qua nella diretta, buonasera a tutti. E quindi continuo con l'argomento. Praticamente, aspetta, ora mi sono distratto. Rispondo dopo, Mosbitom. Questo fa parte comunque del percorso di crescita, ecco. Quindi fondamentalmente valuta bene qual è l'ultimo pensiero con cui vai a letto, perché probabilmente è quello il primo pensiero con cui ti sveglierai la mattina anche. Quindi stiamo attenti a come parliamo, a come pensiamo e di conseguenza a come agiamo anche, perché poi è tutto collegato alla fine. Quando rispondo ai commenti, ogni tanto è molto divertente perché vengo anche frainteso, spero che funzioni anche a me, perché sono in crisi, per esempio. Ok, intanto con lo spero stai mettendo già in dubbio le mie capacità e le tue capacità. E già questo è un grave errore, quando soprattutto ci si rivolge alla legge d'attrazione. Lo spero non deve esistere in molti settori. Se io faccio una cosa, la faccio, funziona. Punto. Ancora più grave quando vedo spero di riuscire ad avere la costanza per 21 giorni. Questa è una cosa gravissima. Nel senso, posso credere o meno alla legge d'attrazione. Io sono un neofita, magari non ci credo appieno, consiglio i 21 giorni come sotto ogni mio mantra e lo spero di riuscire vuol dire che già potenzialmente sei una persona che procrastina. Quindi c'è già un'insicurezza dietro, c'è già magari una scarsa autostima, c'è già un qualcosa di pregresso non positivo. Quindi i 21 giorni non devi sperare di riuscire a farli, altrimenti hai già perso in partenza. Falli, è questo. Quindi stiamo molto attenti a quello che si pensa, quello che si dice e soprattutto ai pensieri che ridondano tutto il giorno. Perché, come dico anche spesso, fare un mantra di 5, 10, 15 minuti e per tutto il giorno pensare all'opposto, cosa andremo ad attrarre? Il mantra fatto 15 minuti o le 23 ore e 45? Quindi stiamo attenti a questo. Io tendo a ridirlo, lo ridico in continuo. Chi è allineato, pensiero, parole, mente, corpo, anima, tutto quanto, attrae. E di testimonianze sul canale ce ne sono a centinaia, se non migliaia. Quindi, se partiamo già dicendo non so se a me funzionerà, forse spero, voglio pagare i miei debiti con la legge d'attrazione. Ecco, stiamo attenti a cosa diamo potere. No, non male. Cioè, controllate le parole principali della vostra frase. Devono essere sempre puntati al positivo, ok? Quindi mi raccomando, siate consapevoli di questo. Anche per l'amore, per esempio. Per l'amore sappiamo che c'è il libero arbitrio, sappiamo che ci sono tante cose. Però si può tentare un riavvicinamento con la legge d'attrazione, si può attrarre amore con la legge d'attrazione. È risaputo, si può, anche se c'è il libero arbitrio. Ovviamente ci devono essere delle condizioni favorevoli per questo. Però mettiamo l'esempio dell'ex. Voglio riattrarre il mio ex, faccio il mantra, bla 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 bla, amo, stacco il mantra, mi manca, oddio mi manca. Cosa stai attraendo? Mi manca, ok? Quindi, se per 15 minuti fai il mantra e magari riesci anche a concentrarti, e dico magari perché non è detto, e poi per il resto della giornata ti lamenti con i tuoi amici, con le persone che hai accanto, con te stessa, con i tuoi pensieri, molto probabilmente l'attrazione sarà contraria. E poi mi vengono a dire il mantra non ha funzionato, ok?
Quando ho fatto, l'audio subliminale per la pelle, anche lì ci sono già stati dei bei feedback. Questi bei feedback sono stati comunque di persone che ci credono perché fondamentalmente dobbiamo crederci se fai una cosa, altrimenti non la faccio, nel senso non sto a perdere tempo se non ci credo. Chi ha scritto inizialmente spero che funzioni anche a me, ho ricevuto il feedback negativo. Chi mi ha scritto lo provo, vediamo, però magari detto con un pochino più enfasi, mi ha mandato poi un messaggio, una mail, un feedback sul canale con delle buone recensioni. A qualcuno gli è sparita l'acne, che magari si portava avanti da 20 anni. Ricordiamoci, io quel video l'ho fatto anche per quel motivo lì. Ci sono persone che soffrono per cicatrici, persone che soffrono per acne, quindi l'ho fatto per tutti quanti, o semplicemente per chi si vuole sentire più bello, più bella. Quindi fondamentalmente però chi lo fa con fede, con la voglia di riuscire, riesce. Chi lo fa col dubbio, fare anche un audio subliminale, un mantra o qualsiasi altra cosa, gli confermerà sempre il suo dubbio. Antonietta, i miei audio sono tutti di 21 giorni. L'ho vista così al volo. Ok? Sempre per rispondere a Antonietta, sul canale ho, credo, un centinaio di mantra, affermazioni positive, quindi puoi andare a prendere spunto da quelli, tranquillamente. Ho un canale appunto dove parlo di come chiedere per ricevere, legge d'attrazione, mantra, tutto al positivo, tutto al presente si formula una richiesta. E questo è l'importanza, bravissima Francesca, fanno effetto, punto. Oh. Basta crederci. Comunque dicevo questo, farlo non con fede cieca nelle situazioni, ma intanto farlo senza pregiudizi, già questo. Perché già abbiamo la nostra mente che spesso e volentieri rema contro con le nostre credenze, con le nostre abitudini, con quant'altro. Quindi fondamentalmente è questo. Siate allineati con le parole. Se siete in ritardo, pazienza. Magari non siete in anticipo, ecco. Puntate anche quando sbagliate qualcosa a mettere termini positivi. Allenatevi, fateci caso. Evitate i forse, evitate mai, però, i non mi riesce, i non posso. Ogni non posso che dite, ogni non mi riesce che dite, vi abbassa anche l'autostima, oltretutto. Quindi state molto attenti a quello che pensate e a quello che dite. Lo insegna la PNL, lo insegna la psicologia, lo insegna DNA Health. Mi ci butto nel mezzo anch'io, dai. Sono l'ultimo arrivato, ma è così. E vedrete già dei piccoli miracoli accadere quando inizierete a cambiare il vostro linguaggio. Molti dei vampiri energetici, famosi vampiri energetici, parlano tutto a negazioni. Non riesco, non mi riesce, faccio schifo, faccio quello, faccio quell'altro. E casualmente vi tolgono energia. E io dico casualmente, con le virgolette anche se non si vedono. Ok? Quindi stiamo attenti a questo. Parole sempre puntate al benessere, al positivo. Se una cosa non vi riesce, perché ci sono tante cose che non riescono, il vostro pensiero, il vostro primo pensiero deve essere: come posso fare a farmela riuscire? Come posso riuscirci? Come posso arrivarci? Anche se ho queste difficoltà, come ci arrivo? Punto interrogativo. È questo, il non mi riesce chiude veramente la mente, chiude, non riesce, poi la mente non pensa più, non penserà mai alla soluzione. Tenetevi sempre lo spiraglio aperto. Poi, ultimo argomento e poi rispondo un po' alle vostre domande. Si può attrarre per terzi? Chi ha partecipato al mio corso di crescita personale
e vedo qualche nome tra di voi, abbiamo parlato di diapason. Il diapason è quello strumento che serve ad accordare, per esempio, una chitarra, uno strumento musicale. Si batte il diapason emette una frequenza 440 che fa pi, una cosa del genere, e se voi avete due diapason identici, quindi a 440, ovviamente professionali, perché il diapasonino che fa un suonino che non si avverte non succederà niente, praticamente se lo battete un diapason, l'altro diapason entra in risonanza e suona, ovvero si attiva anche l'altro che non è stato picchiato nel senso battuto, ora non so il termine scientifico per picchiare un diapason. Quindi cosa succede? Ogni persona fondamentalmente è come se fosse una calamita, un diapason. Io che sono la mia calamita, io che ho una calamita dentro il cuore, per esempio, vi faccio un esempio banale, attraggo per me. La mia calamita attrae a me. Quindi è questo da capire. Ho ultimamente anche proprio sotto il commento della diretta di stasera c'era qualcosa che praticamente faceva voglio che mio figlio torni all'università. Ok, la mia risposta è stata sì, ma tuo figlio cosa vuole? Perché fondamentalmente chiedere per terze persone, sì, si può chiedere, si può desiderare, si può sperare, si può mandare energia positiva alle altre persone. Questo lo possiamo fare. Ho fatto anche una meditazione per mandare energia positiva alle altre persone. È bellissimo. Però il mandare energia a un'altra persona corrisponde a potenziare le attrazioni dell'altra persona. Ma se mio figlio non vuole tornare all'università, non ci torna, anche se te lo desideri con tutto il cuore. Ogni persona ha la propria calamita, ok? Scusate. Anzi, dato che ci sono, bevo un bicchiere d'acqua perché la tossettina vuol dire che sto chiacchierando veramente troppo. Un secondo solo. Ecco qua. Quindi, fondamentalmente è questo. Ora sto vedendo che continuate a farmi domande. Io le domande ancora non le sto leggendo, quindi non me le fate adesso perché io non sto leggendo le vostre domande. Sto ancora esponendo più o meno l'argomento della serata. Appunto. E detto questo, se io sono la calamita di me stesso, come faccio a chiedere per te? Non posso. L'esempio del commento appunto ricevuto per la diretta di stasera, voglio che mio figlio torni all'università. Bene. Quindi la madre, posso capire lo stato d'animo, sicuramente lo capisco. Anch'io voglio che determinate persone facciano determinate cose. Quindi fondamentalmente io voglio che mio figlio torni a scuola, voglio che mio figlio torni a scuola, voglio che mio figlio torni a scuola. Bene. Stai attraendo nella tua calamita, nella tua sfera energetica, qualcosa che non è tuo. Tuo figlio, nel frattempo che magari è al pub o con la fidanzata, sta pensando, voglio farmi una famiglia, voglio farmi una famiglia, voglio farmi una famiglia. Ok? Quindi fondamentalmente l'attrazione della madre però tirata verso se stessa, quindi è inutile, completamente inutile, è quella. L'attrazione del figlio è tutta un'altra cosa, un'altra strada, un altro percorso. Chi vince? La mia calamita o la tua? Ogni persona attrae per se stesso. Come disse Liv, se non sbaglio, in un commento, che infatti mi ha fatto molto riflettere e ho notato, abbiamo chattato diverse volte, una ricercatrice fantastica, Liv Odin, se non sbaglio, praticamente è questo, chiedi la sua felicità, chiedi che tuo figlio stia bene, qualsiasi cosa faccia, chiedi il suo benessere, chiedi la salute, chiedi la ricchezza anche eventualmente per tuo figlio. Però è quello, cioè nel senso,
mandagli della sana energia positiva per il suo benessere, quella arriva. Poi il figlio farà il suo percorso, il percorso che è deciso da se stesso, dal karma, dall'universo, dalle sue scelte di vita, dalle scelte di vita di qualcun altro. Eccola, Liv, troppo buono. Come troppo buono? Io sono chiaro, onesto, è vero. Cioè, quindi siamo tutti sperimentatori su cave umane, noi stessi, perché poi è così. E quindi va bene. Quindi desiderare che una persona faccia determinate azioni, sì, possiamo sperarlo, come però viene risposto nei commenti, spero che, e lo spero lo sappiamo bene che non si avvera mai. Quindi parliamo bene, pensiamo bene e attrai benessere per te stessa. Poi questo benessere per te rimbomberà su tutta la tua famiglia, magari, ridonderà. Chiedo un lavoro nuovo per mio marito, anche questo ho visto, è una cosa bellissima, lo so, da chiedere. Ma tuo marito cosa vuole? Magari è stato licenziato, odia il mondo, sta attraendo odio a sé, perché poi fondamentalmente ricordiamoci che siamo degli specchi. Quindi in quel momento magari la persona è veramente furiosa, sta attraendo altra odio, rabbia e quant'altro, e te nella tua bontà vorresti dargli un altro lavoro, però questa persona sta attraendo a sé altre cose e non certo il lavoro. Quando si calmerà, attrarrà per sé il lavoro, sicuramente, se lo vuole ritrovare. Non è facile da capire, non è un concetto immediato, lo so, però alle altre persone, come faccio nel Reiki, mandateli amore e luce. Poi metteteci la salute, metteteci il benessere, metteteci quello che volete, ma non dite alle altre persone cosa devono fare, così vi sostituite all'eventuale Dio. Cioè il libero arbitrio funziona anche per queste cose fondamentalmente, ricordiamocelo. Quindi si parla di libero arbitrio quando si parla d'amore, ma bene che ci sia un libero arbitrio anche quando si parla di trovare scuole o lavori altrui, ecco, perché se no è troppo semplice. Per l'amore sì, c'è il libero arbitrio, quindi se io non torno con l'ex, vabbè, c'è il libero arbitrio, ma se io non posso attrarre lavoro a mio marito o far tornare mio figlio a scuola, anche quello è libero arbitrio, nel bene e nel male. Ok? Poi iniziamo, dai. Siete qui per la legge d'attrazione, tanto lo so. Siete tutti degli attrattori assidui e quindi dai. Iniziamo a rispondere a qualche domandina. Qualcosa ho visto. Regina, luce bianca, vero? Luce istintiva. Se ogni fascio di luce ha una sua, realmente un suo tipo di benessere, mettiamo così. Ci sono delle persone a cui ho sentito l'istinto di mandare luce rossa. Io non so perché, mi sono anche informato, però serviva luce rossa in quel momento. Quindi ovviamente in generale manda sempre luce chiara, luce bianca. Quello è la purezza più assoluta. Ok. Si possono fare domande di DNA? Angiolina Alberti, certo, adesso sì, si può. Grazie per averlo chiesto. Ok. Dea Bea. Naturalmente mi fa piacere, siete moltissimi. Io cerco di rispondere a quelle che vedo, quindi non ve l'abbiate a noia se non vedo tutte. Come spieghi la legge d'adattazione che accade al contrario? Spesso mi succede di pensare qualcosa di negativo e sono certa che si manifesterà in quel modo, poi invece si realizza il contrario positivo. Non ti fare questo genere di domande. Se funziona, funziona, lasciala funzionare. Come ho detto prima, la mente ragiona 24 ore al giorno. Magari te senti un istinto immediato che ti dice no, non ce la posso fare, però la tua mente è propositiva, quindi potenzialmente vuol dire che si è manifestato quello che la tua mente ha chiesto e non quello che la tua mente cosciente in quel momento di paura magari pensa di fare. Poi
Regina Marto, calcola che già i chakra sono rosso, arancione, giallo, verde, poi c'è, vabbè, blu, indaco, insomma, quindi fondamentalmente c'è anche il rosso comunque, solo dei chakra addirittura. DNA, cos'è la PNL? La PNL è la programmazione neurolinguistica, è una scienza, chiamiamola un po' come volete. Ehm, Sono fatti degli studi con tecniche che funzionano un po' a tutti. Se vai a vedere le mie perle, io ho una playlist denominata Perle, ci sono alcune tecniche di PNL. Tecniche che ci fanno risolvere problemi immediatamente, tecniche che ci fanno cambiare credenze limitanti, ecco, queste cose qua. Poi, Angela, come si manda la luce? Con l'immaginazione, semplicemente questo. Il pensiero ha potere, il pensiero è vibrazione. Poi, vediamo. Ok. Cosa fare se qualcuno parla vicino a noi in negativo e si lamenta? Io visualizzo cose belle. Ariel, personalmente io mi circondo di persone positive. Se non le posso evitare, mi proteggo in qualche maniera. Anche pensando cose belle può andare bene, può andare molto bene. Però avere persone comunque negative o che parlano sempre negativamente, spesso e volentieri sono anche reputate come vampiri energetici, quindi è pericoloso. Per rispondere a Fabio, conscio o inconscio, con tutto, noi attraiamo con tutto. Se vuoi ho fatto una diretta sull'inconscio, quindi ti conviene andarla a vedere Fabio, è stata una diretta completa d'1 ora e mezzo dove parlo di mente conscia e mente inconscia, molto completa e con tutte le spiegazioni che sicuramente vuoi. Poi, cos'è la PNL? L'ho appena più o meno detto. Io comunque non tratto PNL sul canale, quindi se volete ci sono molti libri, ho fatto una recensione su libri di PNL, insomma potete tranquillamente informarvi. Ok. Se io visualizzo una situazione bella e positiva che però voglio accada ad un'altra persona, si può manifestare ciò? Dipende. Te sei brava a manifestare brava o bravo, non so, a C, quindi a manifestare le tue cose? Se fa parte del suo percorso, sì, si può anche manifestare. Però ovviamente tutto dipende da tanti fattori, ecco. Potenzialmente io non escludo niente, sia chiaro. C'è sempre il libero arbitrio, ma non si esclude mai niente. Però bisogna essere anche consapevoli, coerenti e tante altre cose. Poi vediamo. Come mandare luce e amore con l'immaginazione. La nostra mente visualizza, immagina i fasci di luce. Abbiamo una fantasia che è immensa, è potentissima la nostra mente fantasiosa, la nostra mente creativa. È così che si creano anche le attrazioni, con la fantasia. Come posso fare un'attrazione? Posso mandare luce e amore. Poi, allora, vediamo. Pratt Music, cosa ne pensi del capitolo The Secret riguardo il cibo? Allora, ora non ricordo il capitolo preciso, ma se guardi il mio ultimo video dico proprio questo. Benedire il cibo serve a non ingrassare. Quindi mangiare consapevolmente, mangiare con la giusta benedizione non fa ingrassare. Io sono una persona che mangia moltissimo, sono un amante del cibo e benedico il cibo che mangio. Tutto ciò che mangio a me fa bene al mio corpo. Quindi fondamentalmente sì, ovviamente bisogna crederci. Poi, può capitare che un mantra sul denaro attragga anche l'amore. Se ami il denaro, sì, può. Ornella, certo. Ma allora, diciamo che se una persona, dipende tutto dalle nostre credenze. Io quando dico abbondanza, per esempio, quando io parlo di abbondanza, nella mia mente l'abbondanza comprende tutto: amore, gioia, salute, felicità, ricchezza.
Quindi per esempio se io faccio un mantra sull'abbondanza, io attraggo tutto, tra cui soldi e amore. Poi vediamo. Come fare con le idee adeguate, come distogliere la mente, grazie. Angelica, ho tanti video dove lo spiego. Ci sono metodi da seguire, ovviamente ci sono percorsi da fare, non è che domattina, anche se ti dico il trucchetto, ci riesci magari alla prima. Quindi c'è un video per esempio che si chiama come interrompere la spirale negativa, se non sbaglio, o vivere nel qui e ora. Quindi controlla quei video sul qui e ora, sull'interrompere la spirale negativa, e troverai sicuramente delle cose molto utili. Sono uno psicoterapeuta olistico? Più o meno. Non psicoterapeuta però. Psicoterapeuta ha studiato qualche 5 anni in più di me. Poi vediamo. Ho fatto un casino con SMS. Volevo chiedere DNA, non si può fare una diretta, un mantra per inviare energia positiva di gruppo? Tina, si può inviare energia positiva di gruppo. Io ogni lunedì sera partecipo a delle sedute Reiki dove mando energia positiva a tutti quanti, ecco, quindi fondamentalmente si può, piccoli gruppi, grandi gruppi, non c'è limite, è quello il bello dell'energia, perché non ci sono limiti, si moltiplica. Giuseppe, cosa ne pensi del viaggio astrale? Rispondo in maniera brusca, penso sia una figata pazzesca, e mi fermo qua. Poi vediamo. Antonietta, come eliminare le credenze limitanti? Antonietta, mantra e affermazioni sono i metodi che utilizzo io sul canale. Poi ci sono altre decine di metodi. Già ripetere per 21 giorni almeno un mantra contrario alla tua credenza farà eliminare questa credenza, per esempio. Poi vediamo. Allora, vediamo che siete un vulcano di domande. Ok, sto cercando una bella domanda, scusate, ma finalmente riesco a seguire una diretta dal vivo, grazie. Grazie a te, Vanessa, è un piacere. Sognare ad occhi aperti è la stessa cosa che visualizzare, Elena? Non so, può darsi, sì. Certo, nel senso, visualizzare, meditare, cioè si può meditare anche rigovernando, fondamentalmente. Se io sogno una vita bella, in quel momento sto visualizzando, quindi sì, assolutamente sì. Le credenze limitanti si eliminano inserendo un dubbio. Ora non so se è una domanda. Ah sì, vabbè, ok, se è una risposta, ok. Stare a contatto con persone negative 10 ore al giorno, come difendersi? Allora Claudia, 10 ore al giorno è difficile difendersi per tutti, credo. Credo che l'unica difesa sia l'allontanamento in questo caso, o un sano pensiero positivo, imparare a dire di no, imparare a schermarsi con anche visualizzazioni. I metodi sono tanti. 10 ore però, sai, perché stai 10 ore con persone negative? Cosa hai attratto, ecco, per stare con persone negative? Cioè, bisognerebbe vedere. Ora rispondere così di botto a queste domande non è semplice, cioè ci sono dei contesti da seguire, delle cose da fare, quindi perdonatemi anche se magari non vi do una risposta che vi aspettate, ma non conoscendo il contesto è facile, ecco, sbagliare anche per me. Quindi ok, io sono cambiata molto, grazie Lella. Sono anni che immagino la vita bella ma non vedo risultati. Fabio, immaginare la vita bella serve. Cosa fai per crearti la vita bella? Ma soprattutto immaginarsela bene, ok? Ma quali sono i tuoi pensieri ridondanti nella testa? Cioè, perché sai, è facile anche poi dire la cosa non funziona. Le cose non funzionano. Ripeto, mi faccio il mantra, mi faccio la mia visualizzazione di me felice sulla spiaggia che corro con il cuore in mano e i cioccolatini, eccetera, eccetera, e poi bestemmio 23 ore al giorno.
Quindi anche qui bisogna vedere che consapevolezza hai durante la quotidianità. Valeria, hai ragione, la visualizzazione è molto più efficiente delle parole. Assolutamente è così. Perché durante la visualizzazione te sei già nel tuo desiderio, te sei nel qui e ora proiettato nel tuo desiderio, è fantastico questa cosa. Quindi, Ho'oponopono aiuta? A me pare di sì. Allora, se a te pare di sì, usalo. Ci sono persone a cui funziona, persone a cui non funziona. Se pensi che funzioni a te, utilizzalo. Nel senso, ogni persona può darti un'opinione diversa. Se a te funziona, vuol dire che funziona. Poi, vediamo. Come proteggersi dalle energie basse, grazie mille. Anche sulle energie basse ho fatto tanti video. Bisogna vedere che energie basse sono, cioè nel senso, senza contesto non ti posso rispondere, ecco, mi dispiace. Poi, le persone negative non sono il nostro specchio? Sì e no, Soso, nel senso, valuta questo. Sicuramente i tuoi amici sono il tuo specchio, le persone con cui ti circondi sono il tuo specchio. Possiamo sempre scegliere, ricordiamoci, le scelte non sono mai facili. Anche lì la condizione delle 10 persone per 10 ore tutto il giorno. Puoi scegliere, puoi tranquillamente scegliere di andartene. Non ho mai detto che le scelte siano facili, quindi fondamentalmente siamo noi a scegliere. Quindi sì, sono il nostro specchio se le circondiamo, insomma, se le attraiamo noi, e sì, sempre anche, fondamentalmente sì. Poi, io riesco a dormire solo se ascolto il tuo audio subliminale, perché? Non te lo so dire, mi dispiace. Ci sono sicuramente delle frequenze nel mio audio subliminale che aiutano il riposo, il sonno, quello sicuramente. Qual è il mantra per riattrarre l'ex? Lorenza, scrivi amore ex e ti esce il mantra. Qualcosa del genere sul canale, ora non ricordo, mi dispiace. Comunque se scrivi già mantra amore ti usciranno tutti i mantra del canale, quindi non ti puoi sbagliare, ecco. Lella, a me funziona tutto, grazie mille, grazie a te, grazie a te. Concetta, io vedo, ma non è possibile scrivere parolacce più o meno sulla chat, quindi se vuoi riformulare quello. Poi, io ho iniziato a scrivere un diario per capire meglio i miei pensieri e le emozioni. Margherita, bravissima. Questo è quello che dico sempre io, il diario emozionale. Scrivere un diario emozionale ci fa vedere dentro. È bellissimo, bravissima. Quindi... Maria Cristina, se inviamo energia a una persona che vorremmo aiutare ma questa persona è negativa rischiamo di aumentare la sua negatività. No, se gli invii energia positiva, male che vada si disperde nell'aria l'energia. Certamente non aumenti la sua negatività. Poi, Maria, buonasera a te, ciao. Allora, inserisci un dubbio nella tua credenza, vedrai che non lo sarà più. Certo, fai una domanda propositiva. Poi, io credo nella leggezione, quindi accade. Zanna, sì, se ci credi accade. Poi, vediamo. Oddio. Per me è difficile visualizzare, perché? Ti devi forse allenare un pochino di più. Angela, spesso basta allenarsi. Poi ovviamente ci sono persone che hanno più difficoltà, anche perché come sappiamo bene alcune persone hanno più propensione per altre tipologie. Alcune persone sono più tattile, altre persone sono più uditive, ecco, quindi trova il tuo metodo comunque, semplicemente. Poi, pensiero positivo e consapevolezza. Questa, bravissima chef, è la realtà. Chi ha pensiero positivo e è consapevole di ciò che gli passa comunque per la testa e come agisce, attrae anche molto bene. Porto Venere, buonasera, non ti avevo visto. Grazie ai mantra, la mia vita ha trovato la svolta che non grazie, mi fa molto piacere. Poi,
Con il tuo mantra della visualizzazione ogni volta crollo con il sonno e vado in estasi. Vale lo stesso, ogni volta mi sveglio quando finisci. Visualizzo e poi crollo. Ma oddio, quando si parla di visualizzazione bisognerebbe essere attivi e svegli, altrimenti non si visualizza ma si va poi a sognare. Quindi insomma dai, fallo magari in posizione seduta, magari non sdraiata, ecco. Poi Patrizia, ho un mantra, uno degli ultimi miei video che era una preghiera, un mantra, non ricordo il nome, comunque inviare energia positiva. Parole chiave, se utilizzate le parole chiave sul canale vedrete che risponderete a tutte le vostre domande e dubbi. Allora, vediamo. Lorenza, fermi tutti, c'è un errore. Oggi ho perso un braccialetto, domani lo ritrovo. Ok, benissimo, però ricordati che se fai una sorta di mantra o di affermazione domani lo ritrovo, risulterà sempre domani lo ritrovo. Quindi arriverai a domani e dirai domani lo ritrovo in eterno. Quindi perdo il braccialetto, trovo il braccialetto. Ecco, questo è meglio. Sempre al presente. Poi vediamo. Donatella, ok, ti cambia la vita. Hai ragione, la gratitudine ti cambia la vita. Poi, vediamo. Io ovviamente non riesco a leggere tutti voi, quindi sto leggendo pezzi di messaggio. Dovreste avercelo, poi vediamo se diresti lo stesso, però non so qual era il primo. Allora, come facciamo ad allontanarci da persone negative che vivono nella nostra casa? Ci riempiono di impedimenti nel manifestare la nostra realtà, quindi siamo noi a scegliere se vederle. Verso una nuova era. Oltre a te chi può scegliere di stare con te? Nel senso, genitori, figli, certo, però fondamentalmente possiamo scegliere sempre. E ripeto, le scelte non sono mai facili. Quando c'è una scelta da fare può essere dolorosa, può essere molto dolorosa anche. Però spesso e volentieri sento parlare di mariti o moglie. Mia moglie mi fa questo, mio marito mi fa questo. Perché stai scegliendo di soffrire? Cioè, fondamentalmente sono sempre scelte, ecco. Poi uno sceglie, ripeto, non fa. Cioè, sempre anche questo è fase della nostra crescita, fase della nostra... Uno sceglie cosa fare. Allora, devo usare la legge di attrazione per farti leggere il mio messaggio sopra. Ho letto questo, mi dispiace. Poi riesco a trarre tutto facilmente ed è bellissimo. Ma i soldi perché? Soldi non compro felice, ma tenete a vivere meglio. Anita, probabilmente se non riesci a trarre soldi avrai qualche credenza limitante che ti impedisce di attrarre soldi. Quindi devi lavorare su quelle credenze. Quello lo devi sapere però te. Quindi spesso le credenze derivano dai genitori, da tante cose. Magari una persona che ti dice per 10 anni ti devi spaccare la schiena per guadagnare, questa è una grande credenza limitante, per esempio, perché fino a che non ti spaccherai la schiena non guadagnerai soldi. Poi vediamo, se vuoi vedere cambiamenti fuori devi cambiare te stesso dentro. Bravissima Concetta, è vero. Il karma incide sulla legge dell'attrazione? Io quando sento la parola karma metto un bel filo e vado avanti. Il karma bisogna intendere cos'è il karma, come lo intendete, quindi passiamo a un'altra domanda, perché comunque sul karma ho fatto qualcosa, ma ci sono troppe opinioni sul karma e non è... comunque a prescindere il karma deve essere risolto, quindi dire che incide, sì, può incidere inizialmente per farci crescere, per farci migliorare, per farci aprire nuove strade, quindi inizialmente magari incide, ma poi farà parte di un'evoluzione. Grazie Maria, ti ringrazio, grazie. Ora, come facciamo a liberarci delle credenze che nemmeno sappiamo quali siano? Fabio, crescita personale. Più una persona cresce e più capirà le proprie credenze anche limitanti.
ascoltarsi, essere consapevoli. Sono percorsi, si capiscono quali sono le credenze limitanti guardando nel qui e ora la tua vita. Se una persona spesso ha problemi economici, ha problemi d'amore, ha problemi di tante cose, lì stanno le credenze limitanti. Quindi è anche molto semplice se ci pensi bene. Poi, cercare di attrarre parcheggio al lavoro vale come inizio d'attrazione? Riccardo, certo, vale molto anche. Il mio pensiero ormai è un razzo. Grande. Bravissima Maria. Allora, il mio pensiero ormai è come un razzo. Questo ascoltatelo tutti, perché è quello che dico da 3 anni. Mi esercito sempre con piccole attrazioni e poi con attrazioni più ambiziose e tutto arriva sempre più veloce ultimamente. È così. Voler scalare una montagna senza essere allenati vi farà uscire delusi. Se vi allenate quotidianamente con tappe più piccole e intermedie, sarete dei draghi alla fine. Allora, Sergio, attraggo 1.000.000 € immediatamente. Ho appena risposto prima, quindi spero tu abbia ascoltato. Ok. Che vuol dire crescita personale? Fabio, amico mio, io ho un canale che parla di crescita personale. Crescita personale vuol dire sapersi conoscere, saper capire chi siamo dentro e fuori, conoscere le nostre reazioni. È questa la crescita personale. Fino a che reagiamo in maniera automatica, vuol dire che la nostra crescita personale è molto distante da noi. Quando ci accorgiamo delle nostre reazioni e di tutto il resto, stiamo iniziando a crescere. Ci sono dei percorsi. Ho fatto un percorso gratuito a febbraio sulla crescita personale, dove parlavo di gratitudine, autostima, perdono. Questa è crescita personale. Più diventiamo consapevoli di noi stessi, più diventiamo consapevoli del mondo che ci circonda e di conseguenza possiamo cambiarlo. Quanto credi che le bestemmie influiscano sul pensiero? Ho parlato circa mezz'ora dell'importanza delle parole e del pensiero, quindi ho già risposto. Allora, da 1 anno ti ho trovato e non più lasciato. Grazie Marta. Ma tu non ti viene mal nervoso e lasci il pensiero positivo alla collera? No, Tina. Io accetto la mia rabbia, accetto il mio nervosismo e imparo a accettarli e lasciarli andare anche. Ho fatto un video dove parlo di come mi sono arrabbiato bestialmente una giornata, ma come quando me ne sono accorto anche, perché poi bisogna essere consapevoli e accorgersi delle proprie situazioni, si deve poter modificare. Io la sera vado a letto sempre felice e questa è la cosa importante. Ok, ti ringrazio Gabriella. Poi vediamo. Se io credo nei tuoi percorsi, parlandone con chi mi sta vicino che è scettico, questo può bloccare il mio percorso? Sonia, questo fatti la domanda e datti la risposta. Credi a chi ti pare, nel senso, se credi nello scetticismo, stai credendo nello scetticismo, se credi in te stessa, credi in te stessa. Ecco, quindi fondamentalmente scegli te a chi credere. Se si continua a essere delle bandiere al vento, ogni consiglio dell'amico o del cugino, con 2 G, sarà sempre migliore del dottore. Ci sono molte persone che vengono da me con patologie trovate su Google e poi quando gli vai a chiedere scusa ma qual è lo specialista che ti ha detto questa cosa? Il mio amico X, ecco, quindi lasciamo stare, cioè nel senso fidati di quello che senti dentro. Poi vediamo. Luana, così su 2 piedi non ti so rispondere perché avrei... se il blocco te lo crea lui, se il blocco quindi sai, è difficile da rispondere a queste domande ora. La diretta la lascio sempre comunque online, quindi la potrai ascoltare sempre, sì, quello non ti preoccupare. Poi...
Una parola di Selettore che mi sta cambiando la vita. Io sono gratitudine, grazie di cuore. Grazie a te. Quando succede un incidente anche mortale, come si potrebbe collegare con il tutto? Marco, non ti so rispondere, cioè nel senso, ogni persona ha un suo percorso. Ci fu una persona molto saggia che una volta mi ha detto che esiste una data di inizio e una data di fine, ma che nel mezzo non possiamo, che possiamo fare tutto nel mezzo. Quindi magari fa parte di un percorso. Tutti hanno una data di fine. Se quella data di fine fa parte di quel percorso, di quell'incidente, io non ci posso fare niente, ecco. Poi, grazie ancora a Porto Venere Wedding. Allora, durante il tuo percorso di crescita personale hai mai avuto l'impressione di star sbagliando qualcosa? Se sì, come hai reagito e cosa hai fatto? Guarda, AC12, bello. Sì, praticamente durante il percorso di crescita che faccio quotidianamente tuttora, perché comunque non vado mai a letto senza aver imparato qualcosa, quindi questo è un percorso di crescita, io sbaglio continuamente o penso di sbagliare e è proprio lì che uno diventa migliore, perché fondamentalmente quando ti crei dubbi, domande e incertezze e ti fai domande propositive, quindi cosa sto sbagliando, oppure questa è la strada giusta per me, ti escono anche le risposte. Quindi fondamentalmente alcune vie le ho abbandonate, alcune vie le ho tenute, alcune vie le sto rivalutando anni dopo magari, perché non ero ancora pronto. Quindi fondamentalmente sì, ecco, si sbaglia quotidianamente. Lorenza Panizza, sì, sì. Poi, bravissima Elena, tutto arriverà, anzi tutto arriva, ancora meglio, al presente, perché sennò il futuro tende a essere lungo. Ok. Eleonora mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. 22:11, sincronicità, potrebbe essere. Vincenza, l'incidente può servire anche a capire cosa stiamo sbagliando, spesso e volentieri. Gli incidenti avvengono per motivi, spesso, e continuano a avvenire se non si capisce dove stiamo sbattendo la testa. Qualcuno lo chiama karma. Fino a che il karma non viene risolto, continua a ripresentarsi. Loredana, ti consiglio di controllare bene il mio canale. Ecco, ho fatto una recensione sui libri. Allora, se attualmente non riesco a trovare amicizie vorrei perché continuo a pensare al fatto di non averne. Alessia, anche qui ci sono modi di pensare, abitudini di pensiero. Sono queste le abitudini di pensiero che bisogna cambiare. La solitudine si lavora, sono percorsi che si fanno, spesso ci si fa anche aiutare se non si riesce da soli. È quello, ecco. A te nella vita va tutto nel verso giusto? No, Riccardo, assolutamente no. La mia vita è come una vita di qualsiasi altra persona, però ho capito come gestirla al meglio delle mie possibilità. Quindi rispetto a 15 anni fa, rispetto a 10 anni fa, la mia vita sì, sta andando nel verso giusto. Nella mia quotidianità, spesso e volentieri ci sarebbe da fare anche a schiaffi, ma riesco a gestire questi pensieri. E se c'è da fare a schiaffi, faccio anche a schiaffi, ma non mi tengo la rabbia per magari un mese, perché comunque conosco quali sono le dinamiche e i danneggiamenti che mi può creare la rabbia. Quindi fondamentalmente tutto nel verso giusto sicuramente non va. Io con il lockdown ho chiuso 2 ditte, 2 aziende, 2 ditte piccole, piccoline, però fondamentalmente tutto nel verso giusto non è andato. Ma non sono stato lì a piangermi addosso, ho cercato di farmi domande propositive e ho fatto altre cose, ho ricreato nuove strade. Quindi fondamentalmente tutto giusto non va, però le cose che non vanno bene mi fanno crescere. Verifico se ho fatto errori, verifico dove ho fatto errori e imparo per non rifarli, per non replicarli. Poi, allora, vediamo.
Maria, buonasera, ecco qua. Grazie, grazie, grazie. Lucia, vedi, ho un compagno che parla male e è sempre incazzato. Come posso proteggermi senza chiudere i rapporti con lui? Mm, non saprei come consigliarti, perché comunque un consiglio dato adesso, Lucia, non è per... Io ti potrei dare, ma veramente 50 soluzioni in questo momento. Però sarebbero tutte sbagliate perché io non posso conoscere la situazione vera, non posso conoscere le tue reazioni alle sue incazzature, non posso conoscere le sue incazzature da cosa derivano, quindi non potrei darti un consiglio veritiero e efficace soprattutto. Servirebbe di conoscere meglio il contesto, ma soprattutto fai magari una valutazione. Ci stai veramente bene con questa persona anche se sempre parla male e è incazzato, ecco, quindi perché poi si fa parte sempre di quello che abbiamo intorno, ecco, bisogna stare attenti. Poi, video sui numeri, no, vabbè, io non sono un appassionato di numerologia, o almeno non ancora. I numeri sono già venuti a bussarmi alla porta diverse volte, ma sto facendo altri studi tuttora, quindi non ho mai approfondito la numerologia. Poi vediamo. Allora, comunque devo dire la verità, per interrompere un attimo la serata, siete favolosi. Questo in generale, tutti quanti. Siete persone stupende. Ricordatevelo sempre. Che siate qua, quindi che siate qua appunto state facendo un percorso di crescita, lo stiamo facendo insieme, perché io parlando con voi sto imparando cose nuove continuamente. E già il fatto di volersi informare, di volersi arricchire ovviamente sulla crescita personale, è una cosa fantastica e bellissima. Quindi già questo fatto vi rende unici e speciali. Questo ci tenevo a dirlo. Le mie parole possono arrivare spesso in maniera gradita e altre volte in maniera non gradita. Ovviamente io non voglio e non posso piacere a tutti. Quindi mi fa piacere che voi siate qua stasera e grazie. Ecco, questo ve lo dico con il cuore. Poi, andiamo avanti. Verso una nuova era, sì, c'è un video anche fatto con i vampiri energetici, un video e il relativo blog, quindi puoi andare tranquillamente a vedere, c'è un modo di visualizzazione molto, molto bello. Vanessa, ti ringrazio, grazie. Fa bene dirmelo e sentirlo dire. Silvia, assolutamente sì, fa benissimo. E dovete imparare a dirvelo anche ogni mattina a voi stessi. Io sono una persona stupenda. Ditevelo veramente. Poi, vediamo. Il tempo che vi dedico è un piacere, un grande piacere, quindi ve lo dedico con il cuore veramente. Poi, vediamo se c'è qualche altra domanda a cui rispondere. Gabriella, te mi riempi sempre di complimenti e probabilmente mi hai fatto arrossire anche in diretta una volta. Ecco, sappilo. Poi. Antonio, io non saprei cosa consigliarvi. Ogni persona ha la sua strada, ha la sua missione da compiere, ha le sue attrazioni. Quindi, pandemia o non pandemia, pensiero positivo, sempre, sempre. Allora, adesso non riesco a mandare link, mi dispiace. Verso una nuova era, aspetta, fammi vedere. Non ricordo cosa mi hai chiesto prima, mi dispiace. Ok. Con il 369 che hai attratto anche un video mi trovo bene. Lorenza, con il che hai attratto anche in un video mi trovo bene. Non ho capito la domanda. PNL è superata? Desi.
No, ne ho parlato prima, la PNL integra. La PNL, poi, ora parliamoci chiaro, la PNL hanno codificato alcuni metodi psicologici, ma cioè, chiamarla PNL o chiamarla psicologia evolutiva, ecco, è la stessa identica cosa. Hanno solo dato un nome a delle tecniche di psicologi. Per esempio, un libro di Grindler, mi sembra che parli di Virginia Satir, che è una psicoterapeuta USA, americana, dove descrive tutte le sue tecniche. Queste tecniche l'hanno prese e codificate PNL, ma realmente l'hanno copiate da una psicoterapeuta, quindi fondamentalmente ecco è questo. Vale, ho un video sui 101 desideri, quindi sono la stessa identica cosa ovviamente. Vai a vedere il video 101 desideri versus legge d'attrazione, ho fatto un video. Uso Zoom, sì Regina, uso Zoom. Poi Daniele, mi fa molto piacere, meno male, perché ripeto, siete fortunatamente tantissimi e non riesco a vedervi tutti, ecco, quindi ho questa limitazione che più di una frase alla volta non riesco a leggere. Perché non ti mostri mai? Anche tu devi lavorare su un blocco, sei timido? Sono timidissimo, guarda, no. Allora, io non mi mostro sul canale pubblicamente, però mi mostro come mi sono mostrato sul percorso di crescita personale, mi sono mostrato a 100 di voi. Quindi svelarmi così, sì, mi svelerò anche più avanti magari, però non ho una buona webcam, mettiamola così, dai. Poi, grazie a te. Gabriella, vedete, Gabriella è una persona che mi ha visto e ti ringrazio. Ora mi fa molto piacere quello che mi stai dicendo. Poi vediamo. Ti ho chiesto come si chiama il video sui vampiri energetici. Non lo ricordo, mi dispiace. Però se scrivi vampiri energetici DNA Health su Google ti esce sia il blog sia il relativo video comunque, quindi genero un paio di video a settimana, quindi non ricordo i titoli di tutto, mi dispiace. Comunque ripeto, scrivi vampiri energetici DNA Health su Google, lo trovi. Poi mi fa molto piacere Valentina, mi fa molto piacere. Elena, una bella ricarica, mi fa piacere di averti dato questa corrente elettrica, ecco. Francesca C, quali sono gli esercizi più semplici per iniziare ad applicare la legge d'attrazione? Allora, ho un video che se non sbaglio si chiama... come si chiama? Inizio a essere un po' cotto, come si dice. Una sfida dei 30 giorni, qualcosa del genere. Vai a vedere quello. Legge d'attrazione pratica, ecco, non ti sbagli. O altrimenti c'è una diretta di un mese fa o due dove parlo di tutte le tecniche per la legge d'attrazione. Vai a vedere quelle. Poi, Giuseppina, eccoti. Ciao Giuseppina, sì, c'eri anche te. Poi, anch'io ti ho visto. Silvia, ciao Silvia, sei fantastica. Poi, vediamo, lo rifarai? Sarai interessata? Cesarina, no, non credo di rifarlo, mi dispiace. Avevo detto che forse lo avrei rifatto, ma tra gli impegni quotidiani che ho e gli impegni poi serali che comunque mi hanno portato 4 sere a settimana per 1 ora e mezzo tutte le sere per un mese, quindi si parla di un grosso impegno che non mi sento sinceramente di rifare in questo momento. Magari più avanti con molta calma, ecco quello forse. Allora, ti ringrazio creare con Tommy. Poi vediamo. Come inizi la giornata ringraziando semplicemente Daniele? Sì, io inizio la giornata ringraziando e finisco la giornata ringraziando. Ogni mattina il primo pensiero che ho è questo, più o meno. Grazie. Oddio, sono ancora vivo, grazie di questo, ho ancora un cuore che batte, grazie. Posso fare ancora un sacco di belle cose,
e poi inizio magari a pensare a cosa posso fare di bello. E finisco la giornata dicendo vediamo cosa ho fatto di bello, grazie per questa bellissima giornata, grazie, grazie, grazie. Quindi io sì, più o meno ringrazio ogni mattina e ringrazio ogni sera. Ma insomma, lo scrivi questo libro? Allora Regina, se inizio a scrivere il libro, pubblicherò il libro ovviamente con il mio nome e cognome. Ok, quindi io lo pubblico, però voi lo dovete leggere. E a quel punto mi dovrò comprare anche una buona webcam per farmi vedere. Allora, ho iniziato in questi giorni ad ascoltare gli audio binaurali. Bene, fanno molto bene, mi raccomando, con le cuffiette, perché il binaurale si crea solo con la cuffia. Ok. Allora, praticamente come posso fare a scacciare via pensieri negativi, eccetera, eccetera. Anche lì fa tutto parte di una consapevolezza che si costruisce nei mesi, negli anni. Stare nel qui e ora, imparare a meditare, per esempio, serve a questo. Con la meditazione, per esempio, sul respiro, si impara nei giorni, nei mesi, a gestire, a guidare i nostri pensieri. È questo. Quindi io ho un'esperienza ora ormai decennale sulla meditazione. È relativamente semplice cambiare un pensiero, e dico relativamente semplice perché comunque ci vuole del tempo e dell'esperienza. Quindi non è semplice, ti posso consigliare di iniziare a fare esercizi sul qui e ora, quello sì. Allora, qui mi stanno facendo ritornare rosso in viso. Allora, vediamo. Massimo, sono 2 settimane che seguo un tuo mantra, non è cambiato molto intorno a me, ma sta cambiando qualcosa in me a livello energetico. Tutto, infatti. Ora 2 settimane per cambiare una vita o per comunque iniziare a fare delle attrazioni non è tantissimo. Certo, si può trarre in mezzo secondo, però le cose cambiano prima dentro e poi cambiano fuori. Quindi l'idea è quella e va benissimo, quindi continua così. Grazie Riccardo, magari un tuo libro. Cesarina, io cercherò di impegnarmi, ecco. Non mi sono mai cimentato nella scrittura più di tanto. Certo che lo compriamo, dai, dai. Mi farà piacere. Cercherò di... Vediamo, dai. Ci provo, ci provo. Ci riesco, dai. Se lo volete vi faccio un libro, volentieri. Poi, ovviamente per capire chi sono però devo fare anche una storia un po' pregressa, quindi dovrò fare, cioè di fare un manualetto sulla legge d'attrazione, già avete i video e sono gratis. Quindi sarebbe quasi inutile fare un manuale sulla legge d'attrazione senza il contesto. Quindi sì, vediamo, dai. Poi andiamo nel suo studio. C'è anche lo studio, sì. Poi c'è qualche foto sul web per caso? Caro Fabio, non è così semplice. Allora, ok. Tania, non ti fare domande, se è funzionato va bene così. Grazie, grazie. Dove si trova? Scrivi il libro, voglio la tua firma sulla copertina con la dedica. Certo, Elena, certo. Finalmente, ora vedo che siamo anche alle 10:30, comunque ora inizierò piano piano con i saluti e ancora vi voglio dire questo, siete fantastici. Io ve lo dico, ma siete voi a dovervelo dire. È per quello, più aumenterà la vostra autostima, più sarete fantastici e più attrarrete cose belle nella vita. I binaurali si possono usare finché ci pare? No, non è una domanda stupida. I binaurali si possono usare più o meno, sì, fino a quando ci pare. Trovate binaurali che comunque se vi danno fastidio toglieteli, quello sì. Allora, audiobook, farò tutte e 2 le versioni allora. L'autografo, ok. Dicono pure che sei bello. Sì, ho proprio tutto. Allora, Patrizia, ho tutto, è vero.
ho proprio tutto quello che desidero. Quello che desidero è la salute, è la tranquillità, è il benessere, quindi sì, ho tutto. Vi devo dire la verità. E quello è quel tutto che ho imparato a conoscere con la gratitudine. Io sono grato per me stesso e per essere vivo, un pochino come dicevo il mese scorso con l'altra diretta. Quindi fondamentalmente quando ho capito le cose importanti della mia vita, ho capito di avere tutto. Ho tutto, perché sono in salute. È quella la cosa veramente essenziale. E se ve ne accorgerete con la gratitudine, piano piano, quotidianamente, ringraziando giorno per giorno, vi accorgerete anche voi di avere tutto. Perché poi quando va via la salute iniziano a mancare, potete avere tutti i soldi che volete, ma non avrete più niente. Quindi mi raccomando. Roberta, cerca 101 desideri sul canale, lo trovi sicuramente. Poi, vediamo. In che città vivi? Toscana, dai. Ci sono musiche nerds che mi danno fastidio, in genere non le tue, perché? Bisogna vedere, ci sono tanti motivi, tantissimi motivi. Bisogna usare anche gli hertz giusti per i momenti giusti, quindi anche quello, spesso e volentieri non accettiamo tutte le frequenze. State attenti alla musica a 432 Hz. Comunque io quando dico che è 432 Hz lo dico perché la creo io. Fuori spesso e volentieri non è così, quindi non lo dico per screditare, lo dico di accertatevene. Poi almeno sei single. Siete favolosi e favolose. Ok, dai, io che vi dico? 10:30, dai, un'ora e mezzo l'abbiamo passata in compagnia. Qui accanto a me ho una bella pietra che non ricordo il suo nome, una bella campana tibetana, una bella Genesa Crystal e una bella piramidina con sotto tutti i miei desideri. E detto questo, io vi dico buonanotte a tutti. Aspetta, c'è una domanda e devo rispondere. Qual è la differenza tra un binaurale e una meditazione? Allora, Ornella, c'è un manuale sul canale, manuale di tutti gli audio, una guida di sopravvivenza si chiama. Se mi confondi un binaurale tra una meditazione c'è un po' di problema, ecco, quindi un binaurale è un suono, una meditazione è una meditazione, quindi c'è la sua bella differenza, c'è la sua bella intensità di differenza. Il binaurale serve per creare frequenze nella mente, la meditazione serve per altre cose. Comunque dai, detto questo, io vi saluto veramente, 1 ora e 32 minuti di diretta, circa 450 persone in ascolto, quindi siete tantissimi, siete favolosi e per qualsiasi altra domanda, io ripeto, non ho risposto a tutti voi perché non ho ovviamente 12 occhi, 6 bocche e collaboratori che mi scrivono rispondi. Quindi, mando vai, hai ragione. No, vado a letto anch'io domattina, dovrò essere a fare una bellissima cosa, quindi è bene che vada a letto e mi riposi in maniera adeguata. Anzi, qualcuno sa anche cosa vado a fare domattina, però rimane un segreto, che è una cosa bellissima appunto. Quindi, buonanotte, grazie per essere stati con me, grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi fatto le vostre domande, grazie per tutto l'amore, la gioia e l'affetto che mi state dando. Se qualcuno mi vuole scrivere, mi scriva in privato, dnahealth@outlook.it, i miei contatti comunque si trovano, oppure anche sul canale, io rispondo sempre, tramite Facebook, tramite Instagram, quando posso do sempre una risposta. Quindi buonanotte. Grazie.